Mi trovo a Cala Golorizé, la spiaggia più bella del mondo, perché attorno c'è un paesaggio incredibile. Queste sono le strade di Baunei, molto strette. Ci stiamo dirigendo verso il supramonte di Baunei, dove inizieremo il nostro trekking questa mattina verso la spiaggia più bella del mondo. Queste sono le vacche tipiche sarde, molto più piccole rispetto a quelle del nord Italia. E all'improvviso ti trovi un asinello completamente piantato in mezzo alla strada. Ciuchino, dai, spostati che rischi. Buona giornata. Ciao ciao. Ehi, le strisce non ci sono. Guarda dove vai. In Umberbruzzo abbiamo trovato per strada i cavalli, mentre qui in Sardegna troviamo le vacche e gli asini. Siamo passati allo sterrato, l'ultimo pezzetto, 900 metri, per arrivare al parcheggio da dove inizierà il trekking verso Cala Golorizé. Siamo arrivati al parcheggio, che è anche un campeggio, perché nella zona circostante ovviamente il campeggio è assolutamente vietato. Il costo per parcheggiare e entrare a Cala Golorizé è di 7 euro a persona e bisogna prenotare 3 giorni prima dell'escursione, assolutamente, perché i posti sono limitati. Ci sono 250 posti per entrare. Bello perché è tutto tipico, c'è il barettino che è una sorta di capanna. Qui c'è anche tutta una zona picnic con tavoli, credo però siano sempre del bar ristorante. Si parte ed è veramente molto tempo che aspettavo di fare questo trekking e vedere questa magnifica cala. Ci stiamo già immergendo un po' nel boschetto e il trekking sarà di circa 1 ora e mezza in discesa, 2 ore in salita, e partiamo con una leggera salitina. Ci troviamo sull'altopiano del Golgo, sopra il paesino di Baunei, nella parte est della Sardegna, e questa è una delle zone più conosciute per escursionisti, per fare trekking di altissima qualità, perché appunto parti dalla montagna e scendi giù nelle varie calette, quindi dalla montagna al mare. Il livello di difficoltà è escursionistico, quindi bisogna essere muniti di scarpe da trekking o scarponcini, portarsi dietro molta acqua, 2 litri, 2 litri e mezzo, in base anche alla stagione. Adesso siamo in autunno, quindi servirà molta meno acqua e anche del cibo, perché chiaramente lungo il sentiero e sotto nella cala non ci sarà nulla, c'è solamente natura selvaggia incontaminata. Senti che profumino di macchia mediterranea. Un classico muretto a secco, leggera scalinata. Guarda queste rocce che forma, sono completamente levigate queste dal passaggio umano. Sono 3,5 km in discesa, poi in salita, e l'unico modo per arrivare è facendo questo trekking via terra oppure tramite imbarcazione via mare. La giornata è impressionante perché non c'è nessuna nuvola nel cielo, siamo stati veramente strafortunati. Siamo a inizio ottobre, le temperature sono miti, molto gradevoli e perfette per fare questo tipo di avventure. Il sentiero è ben battuto, quindi non ci dovrebbero essere problemi nel seguire il tracciato. In lontananza si sentono i campanacci degli animali, pecore, vacche. Magari ne incontreremo qualcuno lungo il percorso. E a questo punto si vede il primo scorcio di mare. Si può notare anche la guglia, la pietra lunga e alta, caratteristica di Cala Golorizé. Qui c'è una piccola gola, il sentiero continua davanti a noi. Sì, potrebbe essere una frana oppure era il corso di un antico fiume, ma credo sia una frana. Infatti Cala Golorizé è una spiaggia molto recente perché è nata nel 1962 da una frana e quindi ha creato tutta questa spiaggetta che poi è diventata famosissima e anche patrimonio dell'UNESCO nel 1993. Guarda come cambia la tonalità della roccia. La roccia più rosa durante il sentiero, roccia più bianca, grigia ai nostri lati. Ma dici sia dato dal fatto che è stata calpestata, sporcata dalla terra molto di più rispetto all'altra?
Ora iniziamo la discesa. Da questo punto mancano 2,5 km all'arrivo. La roccia è anche un po' più liscia, più scivolosa, quindi bisogna prestare molta attenzione. Un'antica grotta, sicuramente casa dei pastori della zona, dove venivano a mangiare, a riposare, a ripararsi. Dopo un pezzo un po' esposto, adesso si ritorna nel bosco. E ogni tot di metri c'è sempre indicazione Golorizze. Corbezzolo maturo, cibo gratis. Taste. Questo è veramente un piccolissimo bivacco. Qui troviamo un'altra capanna, un altro alloggio. Almeno la mattina il sentiero è quasi tutto all'ombra, poi nel pomeriggio al ritorno vedremo. Che luce strana sotto quest'albero. Finora mi sta piacendo moltissimo questo trekking in mezzo alla natura selvaggia sarda e devo dire che è molto tranquillo, anche molto semplice a parer mio, e si è sempre quasi coperti dalla vegetazione della macchia mediterranea. Abbiamo visto la prima capra solitaria incastrata, eccola qui. Direi che siamo in avvicinamento, no? Mancheranno 20-30 minuti più o meno, forse anche meno. Qui ci sono i resti di un albero sradicato e c'è tutta la parete rocciosa. Impressionante. Guardate che spettacolo. C'è da dire che è leggermente impegnativo per quanto riguarda un po' le caviglie e le articolazioni, perché è sempre su terreno strucciolevole, rocce grosse, quindi vengono sollecitate moltissimo le caviglie, le ginocchia. Quindi bisogna sempre stare un po' attento come si posiziona il piede mentre si cammina per evitare delle storte o altro. E siamo arrivati quasi al mare. Questa è la Guglia, la cala è famosissima per questo pinnacolo di roccia alto più di 100 metri dove gli arrampicatori si divertono veramente un bel po'. Questo è l'ultimo tratto di scalinata fino ad arrivare alla spiaggetta. Non è molto grande ed è per questo che c'è un numero limitato di persone che possono venire qui, ma soprattutto per preservare al meglio questa bellezza naturale. Non è ghiacciata? Guardate che spettacolo! È bella fresca, clima da paura perché c'è ancora caldino, temperatura giusta per fare il bagnetto. Questa è la spiaggia più bella del mondo perché attorno c'è un paesaggio incredibile, il colore è veramente assurdo, dovuto soprattutto alle correnti che danno questo colore turchese incredibile. Avete visto le immagini della cala e non ci sono tante parole. Ve l'ho fatta vedere anche un po' più dall'alto dove si può notare il mare che risalta tantissimo. Il colore azzurro del mare fantastico. Adesso stiamo ritornando sempre per il sentiero dell'andata. Adesso ci aspetterà un'ora e mezza abbondantina di camminata. Fantastico questo passaggio creato da un arco di rocce che si sono accavallate una sull'altra. Fare la salita ritorno è sempre un po' più faticoso, la stiamo sentendo un pochino, dobbiamo essere onesti. E le capre stanno salendo insieme a noi. Ci siamo rifocillati un attimo e adesso siamo in un posticino a 100 metri più o meno dal parcheggio di Cala Golorizze. Si chiama Susterru ed è famosissimo perché è il buco più profondo d'Europa. Più nota come voragine del Golgo, è un inghiottitoio naturale che si apre all'improvviso sul terreno. È profonda dai 275 ai 290 metri e larga da 25 fino a 40 metri sul fondo. C'è moltissima vegetazione attorno al buco, devo dire che dal video non renderà tantissimo, però dal vivo rende molto. Qui troverete anche dei bovini. E anche questo trekking ce lo siamo portati a casa, le immagini hanno urlato da sole, questa assurdità di posto, la spiaggia più bella del mondo
ce l'abbiamo qui in Italia ed è proprio in Sardegna. Ne vedrete ancora delle belle. Ci vediamo in una prossima avventura. Ciao da Jack. Ma Guarda! Ma che fai? No! Stai facendo? Che Si sta grattando! Che schifo! Dai! Sta lingua. lingua!